Ragazzi, non ci credo nemmeno io, ma dopo mesi di ricerche sono riuscito a mettere finalmente le mani sopra questo oggetto del desiderio. Non ho mai sofferto tanto per riuscire ad acquistare un prodotto. Di cosa sto parlando, amici? Beh, lo avrete sicuramente capito, avrete sicuramente letto il titolo. Sto parlando di lei. Della PlayStation 5. Opla, eccola qui, è mastodontica, come è logico aspettarsi da una console di questo tipo. Allora, perché è così difficile riuscire ad acquistare oggi una PlayStation 5? Beh, i motivi sono diversi, a dire il vero. Un po' riguardano la crisi della componentistica che ha rallentato la produzione, specialmente delle schede video, compresa quella integrata nella PlayStation 5, c'è molta richiesta e tante altre cose che magari non ci è dato conoscere. La PS5 è la nuova console per videogiochi di Sony che, oltre ai videogiochi, permette ovviamente di godere di un intrattenimento a 360 gradi in quanto supporta il 4K a 120 fps Hz e addirittura l'8K. Lei è stata lanciata sul mercato ufficialmente a fine 2020, ma realisticamente ad oggi, marzo 2021, è praticamente impossibile riuscirla a trovare e ovviamente ad acquistare, se non con lunghi preordini, lunghi mesi. E quindi come sono riuscito io ad acquistarla senza nessuna prenotazione? Beh, ovviamente non mi sono affidato a bagarini vari che le vendono su eBay al doppio, addirittura al triplo del suo prezzo, ma sono riuscito a cogliere l'attimo. Infatti su Amazon capita che di rado venga resa disponibile per pochi secondi, vabbè, qualche minuto, e sono riuscito a cliccare acquista proprio in quel momento. La stessa offerta che vi ho segnalato sul mio canale Telegram ufficiale delle offerte Tech Best Deals, che vedete in questa immagine. Quindi amici, se vi interessa acquistare una PS5 che sia la versione con Blu-ray disc o che costa 499 euro o quella senza a 399 euro, beh, entrate nel mio canale Telegram ufficiale, link qui sotto in descrizione video, perché ve la posterò, ve la linkerò, insomma vi comunicherò subito la sua disponibilità. Vi aspetto. Ok, ma ora fremo amici, direi di passare all'unboxing vero e proprio. La confezione è talmente grande che non riesce nemmeno ad entrare nell'inquadratura della telecamera superiore. Comunque PS5, 8K, 4K, HDR, abbiamo una bella immagine della console. Nella parte posteriore abbiamo altre immagini della console, però in orizzontale, nessun gioco. Velocità incredibile, un buon SSD molto veloce, però solo da 825 GB e considerando che un gioco ormai arriva a pesare anche più di 100 GB, potevano fare qualcosina in più, però fortunatamente è possibile abbinare un SSD esterno. Coinvolgimento totale, scopri un'esperienza di gioco più profonda grazie al supporto per il feedback aptico, ai grilletti adattivi e alla tecnologia audio 3D. Giochi straordinari, lasciati stupire da una grafica incredibile e scopri nuove funzionalità di PlayStation 5, oltre ovviamente alla retrocompatibilità con la PlayStation 4, perché il problema più grande di questa PS5 ad oggi è che mancano i videogiochi, cioè ci sono pochissime esclusive. Ok, sicuramente i ritardi sono dovuti un po' al Covid, alla pandemia che ha rallentato tutto, però sarebbe bello poter giocare a qualcosa su una console da 500 euro, insomma. Come vedete è ancora sigillata, non è ancora aperta. Volevo aprirla con voi amici, anche se per un attimo stavo cedendo, come vedete, però no, non l'ho aperta, quindi qua dentro potrebbe esserci tranquillamente un bel mattone da 4 kg. Ok, dai, procediamo. Mamma mia amici, che momento! Eccola qui.
apprezzo che sia stata utilizzata della carta, anzi del cartone riciclato per la confezione, perché alla fine, amici, diciamocelo, l'apriamo e poi la confezione la mettiamo da parte per gli anni a venire, quindi meno impatto ambientale. Allora ragazzi, mentre la apro vi dico perché ho acquistato una PlayStation 5. Beh, perché io sono sempre stato un videogiocatore, questo canale è nato con i videogiochi, la mia prima console è stato il NES, me la regalò mio padre quando ero bambino. Poi ho vissuto tutte le epoche PlayStation, dalla 1 fino alla 4, passando per le portatili, e non potevo mancare a questo appuntamento, anche se ho sofferto un bel po' per, come cacchio si apre, ad arrivarci. Ah, ok, si apre così. Nella parte superiore troviamo la manualistica, che vi consiglio ovviamente di leggere, guida introduttiva in tutte le lingue del mondo. Qui c'è subito il vero protagonista di questa nuova Sony PlayStation 5, ovvero il suo controller, il DualSense. Diciamo ragazzi che, ok, la console in sé è molto più potente rispetto alla vecchia generazione, però il vero protagonista e la vera innovazione della PlayStation 5 è proprio lui, il sistema di controllo, il DualSense, il nuovo controller che è dotato di una tecnologia definita aptica, se non sbaglio, che permette di ricevere dei feedback sotto forma di vibrazione personalizzata in base all'impugnatura mano destra-sinistra, anche sui grilletti. Ad esempio, se stiamo tirando una molla nel videogioco, il grilletto diventerà sempre più duro man mano che andiamo a comprimere la molla, e questo è solo un piccolo esempio, ma le sue possibilità sono innumerevoli. C'è anche qui il touch, che in realtà sulla PS4 non è che sia mai stato così sfruttato, il microfono, uno speaker audio. Il controller mi sembra leggermente più largo, però è molto ergonomico come sempre per quanto riguarda le console della Sony. Allora, gli stick sono sempre qui in basso al centro e, ok, questa è solo una mia considerazione personale, io tendo a preferire gli stick asimmetrici come per il controller della Xbox. Secondo me sono molto più comodi, specialmente con gli sparatutto. Ripeto che questa è solo una mia considerazione personale, poi ogni videogiocatore si trova bene con determinate configurazioni. Dimenticavo di dire anche che all'interno del controller è presente anche il giroscopio con sensori di movimento. Ottimo! Il suo design è davvero molto futuristico, sembra venuto fuori da un film di fantascienza, però è molto piacevole. È un particolare la parte inferiore mozzata di netto. Ok, dai, molto originale. Bianco e nero, molto minimal, nemmeno i tasti X, quadrato, triangolo e cerchio sono personalizzati nella colorazione, tutti uguali. È una scelta volutamente coraggiosa da parte della Sony, come anche è coraggioso il design di questa console, che sicuramente avrete già visto tante volte in rete, però è davvero particolare. Cos'altro abbiamo qui dentro? Ovviamente il cavo di alimentazione, il cavo HDMI, lo dico all'italiana perché non sono capace in inglese. Per godere al massimo di questa next gen vi servirebbe un televisore, un monitor in grado di supportare il 4K a 120 Hz, quindi con HDMI 2.1, e purtroppo sono monitor TV abbastanza recenti, da inizio 2020 circa, neanche la mia è in grado di supportarlo, però ci adeguiamo ragazzi, non ho altri 1000 euro da spendere per un TV, almeno io. E infine qui dentro dovrebbe essere presente lo stand da utilizzare sia in modalità orizzontale che, eccolo qui, in modalità verticale. Questa parte va a roteare in base a come andremo a posizionare la console. Bene, cosa è rimasto? Beh, è rimasta lei, la console, la PlayStation 5. Sono davvero emozionato, amici. Vediamo se riesco a tirarvela fuori. Per ora c'era tutto nella confezione, non mancava nulla. Sarà un mattone. Ok, che fatica, ma ce l'abbiamo fatta, amici. Dai, pensavo fosse più grande, in realtà sono parzialmente sorpreso, amici. Dai, vediamola un po'. Il primo impatto come sarà? Opla. Eccola qui.
Allora ragazzi, prime impressioni, la colorazione non è bianco latte, bianco perla come il controller, ecco ve lo faccio vedere, questo è il controller bianco latte, diciamo così, e la console invece è più tendente al grigio, mi ricorda leggermente la colorazione della prima PlayStation, anche se non è proprio uguale. Bel feedback anche al tatto. Qui abbiamo il lettore Blu-ray che può essere presente oppure no in base alla versione che andrete ad acquistare. Io ho deciso di acquistare la versione con Blu-ray perché acquistare i giochi in digitale è sempre abbastanza costoso anche a distanza di anni dalla loro uscita. Invece acquistare un gioco su disco magari da Amazon secondo me fa risparmiare dei bei soldini, specialmente se acquistati dopo 2-3 anni dalla loro pubblicazione ufficiale, e quindi è solo una questione di risparmio. Inoltre io ho tanti film in Blu-ray, non ho più un lettore Blu-ray perché il mio si è rotto, quindi con questa posso andare a riprodurli. La parte centrale è in plastica lucida ed è molto delicata sia alle ditate sia ai graffi, quindi prestate molta attenzione. Nella mia auto è presente la stessa identica plastica e si graffia solo a guardarla. Cercate di pulirla magari con un panno in microfibra. Nella parte frontale abbiamo un ingresso USB, anzi lo faccio vedere dalla telecamera superiore ovviamente, un ingresso USB classico e un ingresso USB Type-C. I tastini qui imboscati, non so se riuscite a vederli, quella a sinistra per l'accensione, quello subito di fianco per estrarre il disco. Attorno alla parte centrale, qui nella parte superiore, sono presenti due strisce LED che si accendono ovviamente all'accensione della console. Il design mi piace tanto, davvero tanto, ve lo faccio vedere in ogni suo aspetto, in ogni suo lato. Abbiamo anche le feritoie per l'aria, non so se questa console riscalda tanto oppure no, mi ricordo ancora la PlayStation 3 riscaldava un bordello. Qui dietro abbiamo un'altra grossa griglia da reazione, porte USB, Ethernet, HDMI, alimentazione. Mi piace davvero tanto. Io sono un tipo, lo vedete dal mio sfondo insomma, che non cerca il minimal nelle cose, ma gli piacciono gli oggetti anche un po' pacchiani, ma che devono catturare l'attenzione. Come cattura l'attenzione sicuramente questa nuova Sony PlayStation 5. Ho già visto in rete delle versioni con le placche laterali personalizzate, molto carine. Non so se possono essere facilmente rimosse, magari sono solo a incastro, cercherò di capirlo. Bene amici, questa è la Sony PlayStation 5. Primo impatto molto positivo, mi ha colpito per il design, per l'estetica e per il bel controller. Ora dovrò capire se funziona oppure no, perché in caso non funzionasse non credo che Amazon la vada a riparare e dovrebbe fare direttamente il reso, perché è quasi impossibile riuscirne a trovare di nuove. Speriamo funzioni. Vi consiglio oppure no il suo acquisto? Beh, come vi ho detto poco fa, al momento non è che ci siano tutti questi giochi in esclusiva per questa console, e le esclusive, i videogiochi, sono ovviamente l'aspetto più importante per decidere di acquistare o meno una console per videogiochi. C'è da dire che c'è tutta la retrocompatibilità, specialmente per chi paga l'abbonamento PlayStation Plus. Nel mese di marzo ad esempio c'è Final Fantasy VII e un altro bel gioco gratis, riscattabili e giocabili anche sulla nuova PlayStation 5. Quindi che dirvi amici, offerte al momento non ce ne sono, però se come me siete amanti di questo marchio e non ce la fate più, beh, potete acquistarla o almeno cercare di acquistarla. E come fare quindi per cercare di acquistarla? Beh, vi segnalerò personalmente e tempestivamente la sua disponibilità su Amazon nel mio canale Telegram ufficiale delle offerte Tech Best Deals, linkato nei primi righe qui sotto in descrizione video. Quindi entrateci subito e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi il suo post, la sua disponibilità. Ora però voglio sapere la vostra opinione in merito alla nuova Sony PlayStation 5. Vi piace? Non vi piace? L'avete già acquistata? State cercando di acquistarla? O magari non vi interessa perché i videogiochi non sono la vostra passione, o forse perché preferite la concorrenza Microsoft o Nintendo? Beh, parliamone qui sotto nei commenti. E
Per qualsiasi domanda non esitate a chiedere, io sono come sempre a vostra totale disposizione. E se questo video almeno un pochino così vi è piaciuto, beh, potete supportarmi molto semplicemente come? Lasciandomi un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione, iscrivendovi a questo canale e attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. E detto questo, io auguro buon gioco a tutti, anche perché considerando il periodo che stiamo attraversando non è che possiamo fare molto altro, ma comunque sia, amici, ci vediamo nei prossimi giorni, magari con qualche gameplay, perché no, un ritorno al passato con questa bella PlayStation 5. Dai, noi ci vediamo al prossimo video, sempre come vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!